Ebbene sì, finalmente sono tornato a pubblicare qui sul mio canale YouTube. Questo dopo mesi di lontananza dovuti a vari fattori esterni e anche ad alcune cose che riguardano un aspetto più profondo e che ha a che fare con un percorso di crescita e di consapevolezza che ho dovuto affrontare in questo periodo per maturare e ripartire con le idee più chiare. Nel frattempo sono successe varie cose nella mia vita, positive e anche negative, ma nella mia testa era sempre chiaro che qualunque cosa sarebbe successo non mi avrebbe mai distolto dal mio obiettivo, dalla cosa che mi rende vivo e plasma la mia esistenza focalizzando i miei pensieri e i miei sforzi in un'unica strada: raccontare storie di natura attraverso i miei video e il mio percorso come wildlife filmmaker. Nella mia ricerca di storie da raccontare sono partito da una cosa fondamentale: le interazioni, un aspetto che conta molto di più del semplice lato estetico dell'immagine. Una cosa che ho notato lavorando sul campo in questi mesi e prendendo spunto dai documentari che sono alla base dei miei momenti passati a casa davanti alla televisione, gli aspetti più interessanti da raccontare si trovano proprio nelle interazioni tra soggetti della stessa specie o di specie diverse, come la predazione oppure l'accoppiamento. E il mobbing che alcune specie praticano su altre, come abbiamo visto fare a queste cornacchie, che in gruppo hanno deciso di infastidire una garzetta che ha preso la cattiva decisione di passeggiare nella zona occupata da questa banda di corvidi. E poi c'è la convivenza pacifica, che comunque ha degli aspetti interessanti da raccontare. Come in questo caso, dove due ibis hanno iniziato ad avvicinarsi troppo a questo airone cenerino che ha ben pensato di manifestare il suo disturbo, ristabilendo il suo spazio di comfort. Oppure questa garzetta che ha condiviso, non credo di sua spontanea volontà, lo stesso spot di pesca con gli ibis di prima. Poi ci sono quegli incontri che ti riempiono il cuore di emozioni e che ti lasciano con le lacrime agli occhi. Come questa volpina che mi ha regalato questo momento in cui l'ho ripresa a camminare sull'argine del fiume, intenta nella ricerca di cibo. Magari qualcosa portato dalla corrente, uno spuntino facile, prima di ritirarsi nella sua tana per aspettare l'arrivo del tramonto. In realtà questo momento l'avevo immaginato più volte. Avendo trovato le tracce in passato proprio sull'argine del fiume ed avendola anche avvistata, era un momento che ci tenevo davvero molto a filmare. Proprio con questa luce. Questi momenti sono stati la base per farmi capire che nient'altro al mondo mi avrebbe potuto rendere più felice.
Un'altra cosa è che ho sviluppato quell'impulso irrefrenabile di raccontare attraverso le riprese quello che avevo davanti, la situazione, l'atmosfera, ogni cosa, in modo da trasmettere allo spettatore quanto più possibile l'emozione che in quel momento stavo provando io in prima persona. E qui mi è arrivato un altro insegnamento. Questa volta non mi è arrivato da un documentario che ho visto, oppure da un libro che ho letto, piuttosto dalle situazioni che mi sono trovato a vivere in mezzo alla natura. Alla base di una storia ben raccontata ci sono delle emozioni vere che devono partire innanzitutto da me per poi arrivare a chi sta guardando. Ormai l'alba è passata da un pezzo e lei continua a regalarmi momenti magici. Anche se una parte di me si chiede come mai una volpe selvatica è ancora in giro a quest'ora. Per lei potrebbe essere un rischio. Tra l'altro ho notato un'infezione all'occhio. Spero non sia nulla di grave e che si risolva tutto in poco tempo. Adesso credo sia andata via. E invece no, eccola tornare, ma questa volta si sta immergendo nella parte più fitta, ormai lontana dall'argine del fiume. In generale il fiume ha rappresentato un luogo molto importante per me, una palestra in cui allenarmi tecnicamente, ma anche in cui poter trovare più facilmente dei soggetti. Siccome nei primi mesi di lontananza dal canale non avevo molto tempo da dedicare alle riprese e anche alla fotografia, dovendomi accontentare di pochi giorni al mese a disposizione. In quel periodo ho dovuto, per forza di cose, concentrare i miei sforzi in posti dove sapevo di poter trovare animali, senza avventurarmi in posti sconosciuti dove prima di poter filmare qualcosa sarebbe passato molto tempo. Questo periodo, per fortuna, è durato giusto qualche mese. E anche se, come vedremo, dopo è subentrato un aspetto molto più complicato e che ha a che fare con me stesso nell'accezione più profonda e personale, alla fine poi ho recuperato proprio grazie al lavoro su me stesso, che è stato fondamentale per iniziare una nuova vita con una nuova mentalità. Il fiume mi ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, come l'incontro con questi due beccaccini,
una specie che ho sempre voluto riprendere, siccome è tra le mie specie preferite tra quelle che popolano le zone palustri e limitrofe a corsi d'acqua. È come non essere grato a quella mattina in capanno che mi ha dato la possibilità di riprendere non solo un esemplare, ma ben due, in cerca di cibo sotto lo strato di fango che è l'habitat perfetto per le sue prede. Infatti, questo uccello, proprio grazie al suo lungo becco, raggiunge i piccoli invertebrati che si trovano sotto lo strato di fanghiglia. Riprendere gli animali che abitano questo ambiente è stata davvero una salvezza quando, mesi fa, mi sono trovato a dover dividere il mio tempo con vari impegni e responsabilità che ogni ragazzo della mia età è giusto che affronti. Ma quel poco tempo che riuscivo a recuperare e che dedicavo alle riprese e alla fotografia era la cosa che mi dava l'energia tutti i giorni di credere in quello che stavo facendo, ritrovandomi a pensare costantemente a quello che dovevo riprendere, ai video che dovevo montare, agli animali che avevo avvistato e tutte le esperienze che dovevo vivere, a quello che ancora c'era da fare e la voglia di dar sfogo al fulcro di tutto. Raccontare nel migliore dei modi quello che avevo davanti, come lo stavo vivendo e trasmettere qualcosa, sia lavorando bene sul campo utilizzando al meglio la mia attrezzatura, sia in fase di montaggio, dando valore al materiale sulle schede SD, senza mettere da parte la fotografia che parallelamente ho continuato a portare avanti con la voglia di trovare la mia identità. Quando quel periodo in cui il tempo che potevo dedicare alle uscite era limitato stava finendo e quindi di conseguenza quando stavo per ricominciare a esplorare posti nuovi ritornando anche in montagna e luoghi più impervi, durante una delle mie ultime uscite, almeno per un po' sul fiume, è arrivato un ultimo regalo, come un saluto da parte di quel luogo che mi ha fatto da seconda casa per un paio di mesi. Per un attimo una splendida lontra mi ha concesso di riprenderla, dandomi giusto il tempo di girare il teleobiettivo, per poi vederla immergersi in quel fiume che con il suo scorrere si è portato con sé una parte delle mie paure e delle mie insicurezze.
Finalmente, dopo 2 mesi di lontananza, grazie anche a un progetto in cui credo molto, su cui ho iniziato a lavorare quest'estate, rieccoci in montagna. Tra piane che si aprono in mezzo alle faggete, vette che sbucano in lontananza e alte pareti di roccia. Il mio ambiente preferito è quello in cui sono cresciuto. Ad accogliermi ho trovato questo branco di cinghiali, davvero grande, che è sbucato dalla faggeta in lontananza all'imbrunire. Proprio il fatto che si tratta di riprese realizzate nelle ore crepuscolari è un indizio sul progetto che comprende anche l'uscita in cui ho realizzato queste riprese. Siccome queste clip sono realizzate in una situazione che non avevo previsto, mi sono dovuto adattare, realizzando gran parte delle clip a mano libera. L'atmosfera di quella sera, di un'estate ormai inoltrata, avvolto dalla luce calda e suggestiva e solo, circondato dal verde dei faggi e dal manto di erba della piana che si staglia davanti a me, me la porto ancora dentro. E anche se non si tratta del primo tramonto che vedo in quella zona, è anche vero che venivo da un periodo particolare e che trovare quella pace mi ha aiutato a fare ordine nei miei pensieri e soprattutto a immaginare un progetto che riguarda in maniera totalizzante quel tipo di situazione. Nel frattempo i cinghiali continuano con le loro faccende. Mi ha colpito molto la varietà di individui che compongono questo branco. Troviamo i cuccioli striati, i giovani che stanno entrando nella fase successiva e che iniziano a colorare il manto di bruno, i maschi ormai con il manto scuro pronti per la dispersione, le femmine di tutte le età che collaborano nella crescita dei piccoli e nel portare avanti il branco. E in mezzo si trova anche la matriarca, una femmina anziana che guida il branco con la sua esperienza e con le conoscenze accumulate negli anni passati a girovagare in questi boschi e non solo. In mezzo ho notato anche qualche individuo con il manto più chiaro, con delle vere e proprie chiazze bianche, un segno abbastanza chiaro di ibridazione con maiali domestici. Anche questo è un aspetto importante del raccontare storie di natura. Vedere qualcosa che effettivamente può raccontare la storia del soggetto che si trova davanti al mio teleobiettivo. Un particolare da cui partire. Un'altra cosa che ho fatto nel periodo estivo è stata sperimentare con le riprese macro, immergendomi in un mondo davvero interessante e pieno di cose da scoprire. In questo lasso di tempo mi sono accorto che per quanto i soggetti macro, principalmente insetti, siano più facili da trovare, sono molto difficili da filmare e anche da fotografare. La macrofotografia ha sempre fatto parte della mia vita, ma approcciandomi al micromondo come filmmaker la storia è cambiata in modo repentino. Anche in questo caso la mia ricerca si è spinta proprio nel cercare delle dinamiche interessanti che raccontassero qualcosa delle specie che stavo riprendendo.
ma ammetto che più volte mi sono scontrato con la mancanza di conoscenze sufficienti a farmi capire le varie specie di insetti che stavo riprendendo. E qui arriva un ulteriore insegnamento, che parte da un qualcosa che spesso mi ha fatto dubitare delle mie capacità e del reale valore di quello che stavo facendo. Per raccontare un soggetto, che sia un uccello, un mammifero, un insetto o un anfibio, bisogna conoscerlo. Questo mi ha spinto in modo ossessivo a informarmi e a capire in maniera più approfondita quello su cui stavo puntando il mio obiettivo, che sia il tele oppure il macro. Ed eccoci arrivati alla fine di questa parte introduttiva, in cui ho mostrato quello che ho ripreso in questi mesi. O meglio, una parte delle riprese che in futuro arriveranno qui in video dedicati, sulle singole specie o sui luoghi in cui li ho realizzati. La mia ricerca non si è mai fermata, nonostante i momenti di alti e bassi in cui ho affrontato molte insicurezze e molti momenti in cui un insieme di vari fattori mi stavano facendo cedere. Ora è arrivato il momento di mostrare il backstage dei momenti passati a lavorare proprio sul mio ritorno qui, sul mio canale, e alla messa a punto dei progetti di vita in cui proprio questo canale prende un'importanza fondamentale. È arrivato il momento di raccontare come, con il passare del tempo, sono arrivato a capire che il fulcro della mia vita è raccontare storie di natura.
Negli anni la natura mi ha regalato tanti insegnamenti e anche da quando ho aperto il canale YouTube non ha smesso di farlo. Però mi sono accorto che nei video non ho mai approfondito questo aspetto e non ho mai parlato delle riflessioni che mi sono trovato a fare sul campo, o almeno quelle che hanno a che fare con un aspetto più introspettivo e personale. In questo caso, dove ho raccolto i frutti di diversi sopralluoghi e di un approfondito monitoraggio del territorio, mi sarebbe piaciuto parlare di un aspetto molto importante. Un ottimo aiuto è anche studiare il tipo di ambiente dove ci si trova, per capire sia cosa potremmo trovare, sia dove cercare, così da non andare completamente alla cieca, avendo di fondo un obiettivo. Ma un'altra cosa bella della natura è la sua imprevedibilità. Quindi i piani e gli schemi, almeno per me, sono solo un elemento di partenza. Il resto è lasciarsi trasportare dagli eventi. Un qualcosa che all'inizio è stato difficile per me, che tendenzialmente ho molta difficoltà a gestire le situazioni che non rientrano nei miei schemi. Ma il bosco mi ha dato un insegnamento fondamentale, a volte anche in maniera diretta e a tratti brusca. Proprio in natura, ma in realtà sempre nella vita, bisogna saper gestire le situazioni improvvise, cercando di dare il massimo sempre. Alla fine, aspettare il momento perfetto è solo un'illusione che ci diamo per dare un senso al nostro rimandare. Io ho lasciato sfuggire tante situazioni potenzialmente interessanti solo perché non mi sentivo pronto, perché non era il momento. Come il tornare a pubblicare qui sul canale YouTube. Ciao ragazzi, ho deciso di far partire questo video con l'azione, quindi direttamente con la parte più concreta. Ho dovuto in poco tempo cercare il punto migliore per appostarmi. Mi sono detto molte volte che non ero pronto, che dovevo aspettare di cambiare, che le mie paure e le mie insicurezze mi lasciassero e che le mie competenze aumentassero. Ho pensato di dover aspettare e a forza di aspettare il tempo passa fino a quando non ti accorgi di aver perso delle occasioni solo perché non eri preparato. Questo è quello che è successo a me in questi mesi, un'infinità di volte. Ma le situazioni improvvise, come quelle scomode, ho incominciato ad affrontarle proprio perché altrimenti non avrei mai dato il massimo sul campo e mi sarei sempre trovato in balia delle emozioni, quando queste non sono un valore aggiunto, ma solo un ostacolo tra il dire e il fare, tra il parlare dei progetti e concretizzarli. La gestione delle situazioni improvvise e che escono fuori dai miei piani, positive e negative, è un qualcosa su cui sto lavorando tutt'oggi, cercando di assorbire, elaborare e gestire in maniera fredda quello che può essere un problema, e cercando di tranquillizzarmi di fronte alle emozioni scaturite da qualcosa di bello e improvviso, così da non perdere le occasioni, essendo sempre pronto a ottimizzare quelle che altrimenti lascerei passare, solo perché non capace di gestirle. Tutto questo per arrivare alla conclusione che oltre agli aspetti tecnici, in questi mesi ho lavorato su un qualcosa di più profondo. Io ho provato l'avvicinamento alla fine, perché praticamente il cuculo sta cantando proprio sopra a uno di questi alberi. Però fondamentale per dare una base solida dalla quale partire, per inseguire i miei sogni e per concretizzare i progetti che fluttuano nella mia testa e che per troppo tempo sono rimasti solo su un foglio. E a raccontare quanto sia meravigliosa la natura. Come parole vuote che rimangono lì a ricordarmi quello che mi sono autoimposto di rimandare, perché non ancora pronto, perché il momento perfetto arriverà. Ma il momento perfetto so adesso essere, pensate un po', proprio adesso.
Finalmente sono riuscito a portare qui sul mio canale YouTube il primo video di fotografia macro, quindi un intero video dedicato solamente alla macrofotografia. Prima di partire è giusto precisare che ci tengo molto a raccontarvi questa uscita, perché è l'ultima uscita che ho effettuato con la mia Canon 7D, la macchina con la quale ho ricominciato a scattare dopo qualche anno di fermo. La macchina che mi ha permesso di ricominciare con la mia vita e di scoprire che raccontare la natura attraverso le immagini è tutto per me. Tra l'altro, se vogliamo, questa è l'ultima uscita fotografica da quasi un anno. Infatti, come vedremo, il mio percorso con l'arrivo man mano di nuova attrezzatura si è spostato su quello che ad oggi è uno degli aspetti più importanti per me. Un aspetto in cui mi sto dedicando in maniera totalizzante con tantissimo impegno e dedizione. Il filmmaking. Ma questo è un aspetto che arriverà più avanti e che non ha sostituito la fotografia, che rimane un aspetto molto importante della mia vita. Iniziamo il racconto del backstage, con tanti retroscena e momenti passati in mezzo alla natura, alla ricerca, oltre che della fauna selvatica e di ambienti da raccontare, anche di me stesso. Partiamo con il mese di maggio, un mese che ho dedicato alla macrofotografia. Più nello specifico sono partito con la fotografia dei rospi nel periodo dell'accoppiamento, cercando questi animali in un luogo dove spesso chiudo i miei video. Un laghetto che si trova a circa 1200 metri di quota, in mezzo alle faggete. Un luogo molto indicato per trovare questa specie nel periodo dell'accoppiamento, dato che dalle faggete si spostano fino alle rive di questo laghetto. La staticità di questi animali in questo periodo mi ha permesso di portare a casa degli scatti anche molto ravvicinati, focalizzandomi sull'animale non solo nella sua interezza, ma anche sui dettagli. Così da raccontare questa specie in questo particolare momento con una varietà di inquadrature e di punti di ripresa maggiori, cercando di sfruttare al meglio il mio Sigma 100 mm macro. Un'altra cosa che ho fatto è stata cercare di arrecare il meno disturbo possibile a questi animali. Pur avvicinandomi molto, sono rimasto comunque attento al comportamento del soggetto, cercando di capire quando mi stavo spingendo troppo, allontanandomi al minimo segno di stress. È interessante osservare l'impegno con il quale il maschio rimane attaccato alla femmina. Questo comportamento a volte viene frainteso. Infatti, questo non è il vero e proprio accoppiamento. Il maschio rimane aggrappato alla femmina così da essere certo di poter fecondare le uova, una volta che la femmina avrà trovato il posto giusto e sarà pronta ad espellerle. Durante questa uscita ho voluto sperimentare con le lunghe esposizioni, pur essendo sprovvisto di un filtro ND. Ho semplicemente cercato di sfruttare le zone in ombra, così da poter usare dei tempi di scatto più lunghi. Ho cercato di osservare la corrente e di individuare i punti più interessanti. Il rumore della corrente aiuta a concentrarsi ed è davvero rilassante. Questo tipo di fotografia, lenta e ragionata, può davvero aiutare tantissimo se si sta vivendo un momento di turbamento. E anche se ad oggi, occupandomi prevalentemente di filmmaking, che è l'elemento fondamentale della mia vita ed è alla base della maggior parte dei miei progetti, prendermi del tempo per scattare delle foto con calma e ragionando sul soggetto che mi trovo davanti rimane una delle attività che mi aiuta di più a ritrovarmi,
in questi momenti dove la corrente sembra scorrere troppo forte, ricordandomi di guardare con attenzione lo scorrere dell'acqua, focalizzandomi sulla ciclicità per imparare a leggere la corrente. È un qualcosa che oltre alla fotografia, l'importante adesso è fare lo scatto il più rapidamente possibile e spostare gli animali al sicuro. È un esercizio che ha contribuito molto sul modo in cui osservo la vita e gli eventi. A fine giornata, eccomi ancora qui a scattare foto ai rospi. Ci tengo a precisare che appena finito di scattare queste foto, ho spostato subito questi esemplari vicino al laghetto. Ebbene sì, questo è stato un cambiamento molto importante per me. Ho acquistato una Canon R6, un sogno che è diventato realtà e un investimento per raggiungere il mio obiettivo, raccontare storie di natura. Questo investimento mi ha permesso di fare qualcosa che era nei miei piani da molto tempo. Sperimentare con una passione che mi porto dietro da tutta la vita, il filmmaking. Infatti, da appassionato di documentari, o meglio, da persona ossessionata dai documentari e da tutto quello che c'è dietro, riprendere gli ambienti selvatici e gli abitanti di questi ultimi è stato sempre il sogno della mia vita. Finalmente sono ritornato all'Oasi WWF di Persano. Sono qui per un'occasione speciale, ovvero provare il mio nuovo acquisto. Infatti, settimana scorsa ho cambiato macchina fotografica, sono passato alla Canon R6. Oggi è la prima uscita che faccio con lei. La speranza è quella di trovare la lontra. Raccontare storie e farlo ispirandomi a quelle che mi hanno cambiato la vita e ai registi che le hanno raccontate, ma mettendoci del mio. Facendolo con il mio sguardo sul mondo e contribuendo nel mio piccolo al grande racconto della natura. Ovviamente con la 7D ero molto limitato nella parte video. E quindi, dopo molti ragionamenti e soprattutto prendendo in conto il budget che avevo, la scelta che si addiceva di più alle mie esigenze era proprio lei. Almeno per adesso. Ovviamente, insieme ai vari upgrade che riguardano l'attrezzatura, come i microfoni e i vari accessori, che nel video, a volte, possono dare una grossa mano, c'è stato e c'è tuttora un profondo studio dei vari aspetti che ci sono dietro la realizzazione di riprese della fauna selvatica. Ho iniziato con lo studio delle tecniche da adottare sul campo, dalla color in fase di editing, grazie anche alla possibilità di girare il log, fino allo studio di un aspetto fondamentale ma che a volte viene trascurato, il tasto dolente per me, anche se ci sto lavorando, la parte audio. Tutto questo si è sbloccato proprio grazie all'arrivo di questo corpo macchina, che ha riacceso in me il sogno di interfacciarmi al mondo del filmmaking. Quelle che avete appena visto sono le prime riprese che ho realizzato con la Canon R6. Ammetto che ero davvero emozionato.
Come detto prima, il fiume è stato fondamentale durante un periodo abbastanza lungo, a partire da fine maggio fino ai primi di agosto, quando dovevo impiegare gran parte del mio tempo a raggiungere un altro grande traguardo, ovvero concentrarmi sullo studio e sul portare a termine il mio percorso formativo che avevo lasciato in sospeso, un qualcosa di importante per me e per il mio futuro, e che mi ha aperto un sacco di possibilità. E perché no, ho anche aggiunto un tassello per arrivare al mio obiettivo di lavorare un giorno a contatto con la natura e magari, chissà, con la camera in mano. Ma questo non è un video che parla di sogni a lungo termine. Devo dire che le atmosfere che mi ha regalato questo posto spettacolare sono state davvero emozionanti e cariche di magia. Le specie che popolano quest'oasi sono varie e a volte molto presenti. E questo mi ha permesso, pur non avendo molto tempo, di sperimentare e provare con la macchina in situazioni molto diverse. Dal sole di mezzogiorno al tramonto, alla flebile luce che timidamente inizia a illuminare quest'area nelle prime ore dell'alba. Soprattutto qui ho avuto la possibilità di concentrarmi non solo sulla ricerca del lato estetico, ma qui mi sono allenato a leggere il comportamento degli animali per prevedere cosa faranno. O meglio, per provarci. Così da capire quando sta per accadere qualcosa di particolare, come quella che ad oggi è diventata una mia fissa. Le interazioni tra animali della stessa specie o di specie diverse. Qualcosa che non per forza riguarda specie rare o diffidenti. D'altronde, lo studio proprio del comportamento della specie che mi trovo a filmare mi è stato utile quando poi, una volta accumulato parecchio girato di situazioni standard, ho iniziato la ricerca di momenti curiosi e anche insoliti. In questo periodo c'è stata la possibilità anche di esplorare le zone limitrofe al fiume. Come in questo caso dove ho deciso di incamminarmi nella campagna, con l'obiettivo di portare a casa qualche scatto interessante dopo la mattinata dedicata esclusivamente alle riprese. Ed ecco che arriva un'altra emozione. Un falco pecchiaiolo. È stata la prima volta che ne ho visto uno e sono anche riuscito a portare a casa degli scatti, seppur si trovava abbastanza lontano. E per non farci mancare nulla, ecco anche delle clip realizzate a mano libera. A fine giornata è arrivata la grande soddisfazione. Infatti, dopo anni che per vari motivi non sono mai riuscito a beccarli con l'attrezzatura a portata di mano, ecco i gruccioni.
Queste sono le mie prime foto a questa specie iconica, quando si parla di fotografia naturalistica. Anche in questo caso, ammetto, un po' lontani. E indovinate? Sì, anche in questo caso ho realizzato delle clip sempre a mano libera. Del video sono soddisfatto e spero che appunto siate arrivati fino a questo punto, vi siate goduti questo video. Io vi lascio così con l'appuntamento a una prossima avventura in mezzo alla natura. Prossimo video sono abbastanza sicuro che non sarà qua, ma iniziamo una serie. A luglio finalmente mi diplomo, arrivando al culmine di mesi passati a studiare e con l'ansia addosso. Però una cosa che ci tengo a raccontarvi è che gli argomenti che ho portato nella maggior parte delle materie si ricollegavano alla mia passione per la natura e la mia volontà di raccontarla attraverso i miei progetti, foto e video. You'll be back again when the stars are aligned. We will dance in the meadow on our favorite place. Ah, vero, lo stavo per dimenticare. Ho anche iniziato a fare qualche lavoro come videomaker, così da tenermi allenato con la camera anche al di fuori del mio solito contesto. Dopo un po' di tempo che ho dedicato al riposo e a riprendermi, dopo lo stress accumulato nei mesi precedenti tra le uscite in natura, il lavoro davanti al PC per i video da portare qui sul canale, il lavoro come videomaker e, soprattutto, la scuola, ho rimesso a posto l'attrezzatura e, finalmente, mi sono ributtato sui miei progetti come wildlife filmmaker e fotografo naturalista. O meglio, come aspirante tale. Il progetto da cui sono partito è uno dei primi che porterò qui sul canale e che durerà un bel po'. Si tratta di una serie. Nello specifico, che tratta non una specie, non una tipologia di ambiente, ma un momento specifico della giornata, vissuto in diversi ambienti e con la possibilità di incontrare specie diverse. Forse già si è intuito qualcosa, ma andrò nel dettaglio, raccontandovi i particolari e cosa realmente tratta questa serie in un futuro video dedicato, che arriverà sicuramente prima dei sopralluoghi e dei veri e propri episodi. Mi sembra che la presenza dei cinghiali sia evidente, a dir poco evidente. Questo che state vedendo in questo momento è proprio un sopralluogo che mi è servito per capire se
effettivamente questo posto potesse essere potenzialmente interessante per la registrazione di questa serie. E devo dire che mi è bastato pochissimo per capire che questo posto era molto interessante. Anche grazie all'accoglienza che mi è stata riservata al mio arrivo. Ovvero questo vastissimo branco di cinghiali che mi ha dato la possibilità di scattare molte foto e di realizzare anche delle riprese a mano libera. Dato che ero sprovvisto del mio cavalletto e della mia testa video. E questo perché non mi sarei mai aspettato di trovare così subito dei soggetti. Anche per questo non sono riuscito ad appostarmi. Arriviamo ai mesi più caldi, quando la situazione si fa davvero drammatica per la ricerca della fauna selvatica. In questo periodo, seppur iniziavo ad avere dei problemi di insicurezza e di gestione della mia ansia, mi sono deciso ad impegnarmi in una delle poche cose che quel clima mi permetteva, ovvero la ricerca dei soggetti macro. Magari nelle aree più fresche e umide, dove le specie che abitano il sottobosco potessero trovare un po' di pace, dal caldo e dalla situazione che iniziava a essere frustrante anche per me. E quale occasione migliore per iniziare a sperimentare con le riprese macro? E proprio per questo ho cercato di mettere su un rig con un sistema di luce continua, più adatto alla situazione, in vista di un probabile e ripetuto switch tra foto e video e anche il microfono, con l'obiettivo di catturare qualche rumore, magari solo ambientale, oppure addirittura qualche suono emesso dai soggetti.
piace tantissimo questo tipo di ambiente. Infatti, il sottobosco, soprattutto dove è presente del legno marcescente, può essere davvero pieno di vita e offrire degli scorci pazzeschi o incontri con specie molto particolari che a volte sembrano appena uscite da un film. La giornata si conclude con delle riprese a questi splendidi soggetti, con delle iridescenze molto belle e che risaltano in mezzo al verde che li circonda. Da qui ho aspettato direttamente l'arrivo dell'autunno, o almeno di settembre, così da avere temperature più gradevoli e più possibilità di trovare animali in giro. Tra la fine dell'estate e i primi accenni dell'autunno mi sono focalizzato sul montaggio dei video Ho anche scritto molto preparando diversi progetti e mettendo da parte molte idee per i video da portare qui sul canale. Nonostante gli alti e bassi a livello morale, probabilmente dovuti allo stare troppo tempo a casa davanti al PC, con l'arrivo di un clima più fresco e quindi più favorevole alle uscite, ho deciso di partire con il progetto seriale a cui ho lavorato, sia sul campo sia in fase di scrittura. E praticamente questo può essere un appostamento di prova fatto con un tempo non proprio ideale. E comunque ci sono delle tracce lasciate dai cinghiali. Qui possiamo vedere dove hanno scavato per cercare cibo, principalmente vermi, lombrichi, tuberi e magari anche larve di insetto. Quindi diciamo che dovrebbero potenzialmente arrivare anche vicino a questo capanno. Ovviamente i problemi si sono presentati già da subito, stravolgendo i miei programmi e costringendomi a cambiarli di nuovo. E come spiego nel video che ho realizzato quella sera, per me gestire le situazioni che escono fuori dal mio controllo è difficile, molto difficile, sia durante le mie uscite sia nella vita, da un punto di vista più generale. Vabbè, meglio ottimizzare il tempo e preparare l'appostamento, che durerà almeno 4 ore. Personalmente in queste situazioni cerco sempre di smontare tutto almeno mezz'ora dopo il tramonto, così da avere la possibilità di osservare
Eventualmente il passaggio degli animali anche quando ormai la luce se n'è andata, lasciando spazio al buio della notte. Tra settembre e ottobre ho eseguito molti sopralluoghi e uscite alla ricerca di nuovi spot. Ma spesso mi sono scontrato con una realtà, ovvero che nelle mie zone la presenza di fauna selvatica non è affatto scontata. Mi sono accorto che rispetto a zone dove la fauna selvatica abbonda e prospera, qui gli animali hanno un'indole molto più selvatica e diffidente. E per un po' questa cosa mi ha frustrato. Prima non era un problema. Prima intendo quando ero piccolo o anche un ragazzino e mi addentravo nel bosco. Scattare foto era una passione e non mi ponevo grandi obiettivi. Ma adesso che mi sono posto degli obiettivi, avere degli animali da filmare in situazioni idilliache non è più solo una passione, ma un'ossessione. Ho visto un uccello che si trova su un albero a bordo strada, un albero basso, però molto, molto folto, e ogni tanto esce da lì per catturare, credo, degli insetti, vola all'altezza delle felci, poi si alza e si posa di nuovo sull'albero. Ne ho approfittato per fare il primo scatto di giornata e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. E questo, visto le insicurezze nei confronti di me stesso e dei miei risultati, ad altri problemi personali e familiari che si sono accavallati, mi hanno gettato pian piano in una spirale di demotivazione, paura e insicurezza in tutto quello che reputavo importante per me. Questi sono gli ultimi passi nel bosco, prima di uno stop durato circa un mese, in cui i problemi che speravo di aver superato anni fa sono tornati a galla. E le cose che mi avevano salvato, ovvero il filmmaking e la fotografia naturalistica, contribuivano anche in maniera importante nel peso che mi stavo portando come un enorme carico emotivo piazzato sulla testa. Questo perché non erano più delle ancore a cui aggrapparmi nei momenti di turbamento emotivo, ma ulteriori fonti di paura e insicurezza. Uno specchio in cui riflettere un forte conflitto interiore. Pensavo che ci fosse una tana, perché da giù sembrava scavato sotto la roccia e ho pensato che poteva essere magari la tana di un tasso o di una volpe. Però no, non c'è nessun buco. Ma indovinate cosa mi ha tirato fuori da questo periodo? Il vuoto che ho provato nel vedere il computer spento e l'attrezzatura buttata dentro lo zaino da troppo tempo. La forza l'ho trovata pensando che la mia strada è tracciata e non può essere scissa da qualcosa che va oltre la passione. Qualcosa che sento far parte di me in modo viscerale. Raccontare storie di natura.
e un grandissimo aiuto l'ho avuto dalla mia famiglia e soprattutto da mia madre, che mi ha supportato e non mi ha mai visto come un folle idealista, ma solo come un ragazzo che ha il coraggio di mostrare se stesso e di raccontare quello che ama fare. Continuo a trovare queste piste, continuo a trovare dei sentierini tracciati, ma è difficile capire di quale animale si tratta. Sto anche cercando di vedere se trovo delle fatte, così almeno da capire se si tratta di animali, però nulla. Ho visto qualche uccello volare, ma nient'altro, quindi diciamo che la situazione è abbastanza statica. Ho appena visto un gheppio volare qui davanti a me ed è planato nella piana, probabilmente sta catturando delle prede. Devo fare assolutamente piano e voglio vedere se riesco a fargli una foto. Sarebbe interessante anche con questa luce pessima. We held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? But it felt so long. Tell me, where did we go wrong? Questa serie di uscite, molto spesso senza registrare, mi hanno aiutato molto. Sia nella scoperta di spot interessanti, sia nell'individuare delle aree in cui trovare delle specie in particolare. E così si chiude questo capitolo, con una serie di scatti di backstage realizzati con il telefono durante le varie uscite e sopralluoghi. Sono davvero felice di questi momenti passati in natura, perché hanno consolidato ancora di più il mio amore per essi. Nello specifico, le immagini che state vedendo adesso
sono di un'uscita mirata alla ricerca dei corvi imperiali, che abitano delle falesie che si trovano non distanti da dove abito. Ovviamente ho continuato anche il lavoro con il computer, cercando di realizzare dei video strutturati in cui ho riversato davvero, ma davvero tanto impegno. Lavorando e sperimentando sulla color, così da enfatizzare ancora di più le atmosfere e il mood che volevo trasmettere, e sull'audio, una parte che ho capito essere fondamentale per rendere il tutto più immersivo. Dopo un autunno in cui sono riuscito a fare qualcosa, l'inverno, purtroppo, devo ammettere che non me lo sono goduto proprio. Almeno rispetto a come me l'ero immaginato. Questa è stata una delle poche occasioni che ho avuto per addentrarmi nel bosco, con un'ambientazione innevata. In realtà, una delle poche che sono riuscito a sfruttare. La colpa reale è da attribuire all'incapacità che avevo e che adesso pian piano sto acquistando di organizzarmi e pianificare bene gli impegni, così da dividermi in maniera efficace tra attività sul campo e lavoro con il computer. Infatti, durante il periodo passato a riprendermi e a cercare di sbloccarmi in modo definitivo, per poi ripartire finalmente dando tutto me stesso, sono rimasto fermo con le uscite, limitandole, concentrandomi molto di più sul progettare e organizzare i futuri video e tutto quello che avrei voluto fare. E soprattutto mi sono dedicato a tratti in modo totalizzante a finire questo video, un qualcosa che rimandavo da un bel po'. Un video che arrivato alla fine posso dire rappresenta il mio percorso e l'impegno che sto dedicando nel portarlo avanti.
Siamo arrivati al finale di questo video. Se siete arrivati fino a qui, anzi, parlo direttamente a te che stai guardando, se sei arrivato fino a qui, ti ringrazio davvero con tutto il cuore. Infatti, questo video mi ha richiesto davvero tanto tempo, sia per quanto riguarda la registrazione del materiale che c'è all'interno, sia per quanto riguarda il montaggio. Siccome il mio obiettivo era raccontare un momento importante della mia vita, la paura di sbagliare e di non ottenere il risultato che volevo era alta, e anche per questo ci è voluto più di quello che immaginavo. Al netto di diversi difetti e cose che magari possono stonare, spero che questo video abbia raggiunto lo scopo di raccontare il lavoro dei mesi scorsi e l'inizio di un percorso che spero pian piano mi permetterà di diventare un bravo wildlife filmmaker e di migliorare anche come fotografo. Proprio parlando di filmmaking, è evidente il fatto che il mio percorso si è focalizzato molto sulla parte video. Come già ho detto in precedenza, era il mio sogno da sempre, siccome fin da che ne ho memoria sono un grandissimo appassionato di documentari. Anzi, a tratti ne sono ossessionato. Ci sono documentari che hanno influito in modo concreto sul modo in cui io vedo il mondo, e alcuni sono stati così dirompenti che mi hanno fatto capire che raccontare ambienti selvaggi e i loro abitanti poteva diventare davvero il mio scopo, il mio obiettivo più grande. Ovviamente la fotografia è stata e sarà una componente importante del mio percorso, e sicuramente la fotografia continuerà sempre a far parte della mia vita, anche in maniera molto importante, e anche per quanto riguarda la fotografia spero di migliorare e diventare un bravo fotografo. La parte che riguarda gli aspetti magari più introspettivi e più personali è quella che mi ha fatto dubitare del risultato finale. Siccome mi sembrava di essere uscito fuori tema e magari mi sembrava di espormi troppo, anche magari parlando di cose personali. Però alla fine l'obiettivo di questo canale, oltre che raccontare storie di natura, come mi piace dire, e comunque raccontare ambienti selvaggi e la fauna che li abita, fondamentalmente è anche un po' un diario personale e anche, diciamo, il racconto del mio percorso, sia come wildlife filmmaker, come fotografo, come aspirante tale, sia come persona, perché poi fondamentalmente le cose non vanno staccate ma vanno di pari passo, quindi mi fa piacere parlare anche di quello che è il lavoro su me stesso e come ho cercato di affrontare dei momenti magari anche difficili. Per me è importante parlarne. Comunque, se sei arrivato fino a qui sei davvero un eroe e quindi ti ringrazio, e adesso lascio una serie di foto che ho scattato nei mesi scorsi proprio per rimarcare il fatto che comunque la fotografia fa parte del mio percorso, e noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima avventura. Nel frattempo esci in mezzo alla natura, scattando foto, realizzando video o semplicemente camminando. L'importante è rimanere a contatto con la parte migliore di questo mondo, e che è anche il modo migliore per conoscerla e tutelarla. Ci vediamo presto.